I fratelli Limburg realizzano uno dei cicli miniati più celebri del Medioevo. La scena rappresenta il lavoro agricolo nel mese di marzo, aratura dei campi, paesaggio dettagliato, presenza del castello sullo sfondo. Il contadino è ancora inserito in una visione ordinata e gerarchica del mondo. Non è una rappresentazione realistica in senso moderno, ma idealizzata. Il lavoro agricolo è mostrato come parte di un sistema armonico, dove ogni classe sociale ha il suo posto. Albrecht Dürer porta uno sguardo nuovo sulla figura del contadino. I tre uomini sono rappresentati con volti marcati, posture naturali e dettagli realistici. Ma attenzione, non è uno sguardo neutro, c'è una componente quasi caricaturale. I contadini diventano anche oggetto di osservazione sociale, se non addirittura ironica. Questo rivela una distanza tra artista e soggetto. Peter Bruegel il Vecchio è uno dei primi a dare dignità autonoma al mondo contadino. Le sue scene sono dense, affollate, piene di vita, gesti quotidiani, feste, lavoro, relazioni sociali. Qui cambia qualcosa. Il contadino non è più marginale, diventa protagonista. Ma anche qui, realismo o costruzione? Bruegel osserva, ma allo stesso tempo organizza la scena per raccontare una visione morale della società. Louis Lenin introduce un tono completamente diverso. La scena è sobria, silenziosa, colori spenti, composizione stabile, figure ferme. Qui il contadino non è né caricatura né folklore, è dignità silenziosa. Lenin elimina ogni teatralità e ci obbliga a guardare la realtà senza filtri. Thomas Gainsborough fonde paesaggio e figura umana. Il carro e i contadini sono immersi nella natura, ma attenzione, questa non è realtà sociale, è una visione poetica della campagna. La vita rurale viene resa armoniosa, quasi idilliaca. Qui emerge un punto critico importante: quanto c'è di reale e quanto di idealizzato? Jean-François Millet porta il realismo a un livello più profondo. I contadini sono piegati dal lavoro, inseriti nella terra, quasi fusi con il paesaggio. Qui non c'è idealizzazione, c'è fatica, c'è realtà. Millet restituisce una visione quasi sacra del lavoro agricolo senza nasconderne la durezza. Winslow Homer rappresenta il contadino americano, la figura isolata, forte, quasi monumentale. Qui cambia la prospettiva. Il contadino non è più solo fatica, è indipendenza e identità, un riflesso della cultura americana post-guerra civile. Vincent van Gogh trasforma la scena contadina in emozione pura. I lavoratori riposano nei campi, colori intensi, pennellate forti. Qui non vediamo solo la scena, vediamo come Van Gogh la sente. La realtà diventa esperienza emotiva. Kazimir Malevich rompe completamente con la tradizione. Le figure diventano geometriche, stilizzate, quasi astratte. Il contadino non è più individuo, diventa forma, ritmo, struttura. Qui il legame con la realtà si allenta. Grant Wood crea una delle immagini più iconiche del Novecento, due figure immobili, frontali, quasi rigide, ma qui bisogna stare attenti. È celebrazione o ironia? Il dipinto è ambiguo, dignità rurale ma anche rigidità e chiusura. È una riflessione sulla società americana. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!